Ciao a tutti e benvenuti o bentornati qui su Black & Wire. Per chi non mi conoscesse, piacere, io sono Giorgia, lavoro lastre e fili di metallo da molti anni e qui su questo canale porto tutorial e consigli su argomenti come la tecnica wire e la saldatura. Quello che andremo a realizzare oggi è un tutorial natalizio perché andremo a realizzare una stella con la tecnica wire. È un elemento che trovo davvero molto carino e super versatile perché possiamo utilizzarlo come chiudipacco oppure possiamo farci degli orecchini o ancora una catenina da appendere come decorazione. Insomma, quello ovviamente sta alla tua fantasia. Io andrò a utilizzare il rame nudo che poi andrò a ossidare. Non ti consiglio però di utilizzare il rame colorato perché per la base spesso dovremo lavorare con le pinze e è molto rischioso perché appunto si va a togliere la copertura del rame. Quindi come sempre ti consiglio di utilizzare dei fili nudi. Poi ovviamente cambiare con ottone, argento, quello che preferisci, ma iniziamo subito a vedere come realizzare questo tutorial e realizzare quindi la nostra stella natalizia. Per fare la nostra stella abbiamo bisogno di poco materiale. Del filo di rame io vado ad utilizzarlo nudo da 1 mm e 0,3 mm di diametro. Delle pietre da 4 mm vanno bene anche un po' più piccole, per esempio da 0,3 o un po' più grandi da 0,5. Un pennello indelebile, 1 cm, tronchesi, pinze tonde, pinze piane e possiamo iniziare. Ho già tagliato il filo da 1 mm e ne ho preso un pezzo da 14 cm. Adesso, aiutandomi con il centimetro, vado a segnare alcuni punti. Inizio segnando 2,5 cm e dopodiché vado a segnare altri 2 punti a distanza di 1 cm. Tutti i lati della stella saranno distanti 1 cm, però non li vado a disegnare subito perché ho visto che se lo faccio subito, andando a piegare anche nella maniera più precisa possibile, alla fine vengono un po' più storte le linee perché probabilmente durante la lavorazione si va a rubare qualche decimo di millimetro e poi alla fine si va ad accumulare. Quindi io preferisco segnare i punti ogni tanto durante la lavorazione. Quindi è questo il metodo che ti consiglio di applicare per una stella così piccola. Ora ho questi 3 segni e inizio subito con il piegare il filo così. Considero che questo sarà il lato, sarà la punta della mia stella, quindi vado a regolarmi di conseguenza. Vado sul secondo punto e creo un angolo. E questa è la prima aletta della stella. Vado a piegare anche l'ultimo segno che ho fatto. Per essere più precisa possibile, non mettere la punta esattamente dove è il segno, perché a quel punto si rischia che il segno vada troppo a destra, che non rimanga centrale. Quindi la cosa migliore da fare è spostarsi con la pinza leggermente dopo il segno, così, e piegare, cercando di mantenere il puntino esattamente al centro del mio angolo. Come lavorazione è abbastanza semplice, però prenditi tutto il tempo necessario per fare ogni singola piega perché è proprio questo processo che darà più precisione alla nostra figura finale. Allora, adesso non ho più punti da seguire, quindi vado a farne altri 2, io li faccio 2 per volta, come ti dicevo, per comodità. Se preferisci farne di più puoi provare, però con questo metodo io mi trovo molto meglio.
Una volta fatte tutte le punte tranne l'ultima, qua mi vado a segnare 1 centimetro sia da un lato che dall'altro, perché sarà il punto in cui si incroceranno i due fili ovviamente, quindi faccio un segno sia qui a 1 centimetro che qua, e qui si andranno a congiungere. Però prima di fissare questa parte vado a sistemare quanto posso gli angoli che ho appena creato, tutte le punte della mia stella. Io mi aiuto facendo questo, ovvero io so che voglio la stella in questo verso, quindi qua ci sarà la chiusura con la solina e la guardo in questa direzione. Sistemo se c'è qualcosa che non mi torna, vedi questa parte un po' più bassa, adesso la vado a sistemare, poi lo ruoto e faccio finta che questa sia la punta e vedi che già vedo delle nuove correzioni da fare. Quindi avere più punti di vista differenti ci aiuta a capire meglio la figura e sistemarla. Come vedete, guardare la stessa cosa da più punti di vista è utile non solo per la creatività, ma in generale è un consiglio che ci serve sempre. Quindi faccio questa operazione di cura del dettaglio e poi proseguo con la... Ok, quando il risultato mi piace, sono arrivata al punto in cui devo andare a unire la punta. Qui vado a fare una chiusura semplice, questo lato più corto lo utilizzerò per fare l'asola e questo più lungo per fare un avvolgimento. Attenzione perché dobbiamo essere estremamente precisi qui, quindi devo piegare, anche in questo caso non andrò a mettere la pinza proprio sopra il punto, ma la posizionerò esattamente qui, non proprio sul punto, ma faccio una piega che va un po' sopra. Stessa cosa qua, anche se non farò questo angolo, ma semplicemente andrò a piegare il filo verso l'alto, fisso queste due estremità con l'aiuto delle pinze e inizio a chiudere. Attenzione, questa parte è molto importante, quindi falla prendendo tutto il tempo necessario, fai ogni singolo movimento con calma, perché chiudendo male la nostra stella si rischia di rovinare tutta la tensione che abbiamo messo finora sulla sua precisione. Quindi attenzione veramente, perché si rischia di ricominciare tutto da capo. Ok, qua vado a creare una semplicissima asolina. Se mi segui già da tempo sai come realizzarla. La piego un pochino alla base, poi vado con le pinze tonde, taglio un pochino la punta per renderla ancora più dritta. E ci siamo, è abbastanza dritta, non ci sono troppe correzioni da fare. Ti consiglio di farle prima di chiuderla, perché ovviamente, come immaginerai, adesso che è chiusa è molto più complesso fare delle modifiche, però se proprio è necessario anche qui qualche piccolo aggiustamento possiamo farlo. Prendo 60 cm di filo da 0,3, lascio circa 10 cm da un lato e vado a fissarlo qua alla base. La parte frontale della mia stella sarà questa, quindi quella dove c'è soltanto un avvolgimento e non due come in questo caso, perché qua c'è una leggerissima imprecisione dovuta proprio al piegamento del filo. Quindi da questo lato secondo me è meglio. Fisso il filo a circa metà del lato e inizio con gli avvolgimenti. Gli avvolgimenti io li andrò a fare stretti e tutti molto vicini. Se non hai voglia o se ti sa noiosa come parte, puoi fare tutti avvolgimenti in questo modo,
più lontani, più distanti. Mi raccomando, è una tecnica che si può fare, però attenzione a farli equidistanti, a fare questi avvolgimenti in maniera equidistante. Anche così puoi farlo, sicuramente è molto più veloce come lavoro, oppure fai come me e gli avvolgimenti saranno tutti molto attaccati fra loro. Questa operazione richiede più tempo. Che cosa dobbiamo fare? Facciamo tanti avvolgimenti fino ad arrivare a metà del prossimo lato e qui andremo a inserire la perla, la pietra. Inserisco qui la pietra da 4 mm, la vado a posizionare sopra la mia figura, quindi il filo lo faccio passare di nuovo da sopra, così rimane sul lato frontale, e poi proseguo sempre con i miei avvolgimenti fino a raggiungere il prossimo lato, anzi fino a raggiungere la prossima metà del lato, dove andrò a inserire un'altra pietra e così via fino alla conclusione della mia forma. Arrivata a questo punto, come vedi, manca poco alla fine del filo, lo vado a chiudere sempre verso l'interno della figura, quindi taglio e chiudo bene con la pinza. Qua invece vado ad aggiungere l'ultima pietra, chiudo sempre seguendo lo schema, quindi vado incontro al filo che ho appena tagliato, così da nascondere bene l'incrocio di queste due estremità. Ok, e anche qui taglio e chiudo. Ecco la stella quindi completata. Io sicuramente l'andrò a ossidare, ti lascio qui il video di come ossido il rame e lo trovi anche sotto nell'info box. Questo tipo di elementi, quindi molto piccolini perché stiamo parlando di una stella alta meno di 4 cm, sono ottimi da aggiungere al pacco regalo come chiudipacco, quindi si mette insieme al fiocco, e può anche quindi essere un altro regalo perché può essere appeso per esempio all'albero, oppure creandone diversi si può creare una catenina con queste stelle da aggiungere alle lucine e così via. Quindi sono sicuramente elementi molto versatili. Fammi sapere se realizzerai questo tipo di elemento, fammi sapere come lo utilizzerai. Io ti ricordo di iscriverti al canale così da non perderti i prossimi tutorial. Noi ci vediamo venerdì prossimo alle 14 con un nuovo video. Ciao!